Buonasera a tutti, sono Pasquale Barrega e sono un ingegnere elettronico. Questo video introduce una nuova esperienza sul mio canale YouTube che è aperto dal 2013, ma da oggi inizierò a pubblicare dei video riguardanti l'elettronica. L'elettronica vista in diversi aspetti, l'aspetto teorico, l'aspetto pratico, l'aspetto sperimentale. E voglio iniziare questa esperienza di condivisione con tutti voi perché da tempo ho sempre guardato molto YouTube per vari tutorial, tante volte mi è stato anche utile perché ho risolto alcuni problemi che avevo in quel determinato momento. Ma anche tante persone mi hanno suggerito quest'idea. Qualcuno anche tramite LinkedIn mi ha chiesto se avessi potuto realizzare dei tutorial di elettronica. E oggi, con questo video introduttivo, inizio questa esperienza. Allora, a questo punto faccio una breve introduzione su di me e quindi vado a illustrare come è suddiviso il canale. Il canale si chiama Pasquale Slab e Pasquale sono io. Lab sta per laboratorio e in questo caso si tratta più di un laboratorio virtuale dove in questo laboratorio andremo a trattare di elettronica. E come dicevo, c'è una breve presentazione su di me, quindi vado a spiegare come è strutturato il canale e arriviamo alle conclusioni. Io sono Pasquale Barrega e sono nato a Messina nel 1982. Sono un ingegnere elettronico con laurea magistrale e prima di essere ingegnere sono anche perito in elettronica e telecomunicazioni. Questo diploma l'ho conseguito all'Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi di Messina e ovviamente la laurea all'Università degli Studi di Messina. Il mio lavoro attuale si tratta di sviluppo firmware per schede a microcontrollore che comandano delle valvole oleodinamiche. E per me l'elettronica, prima di essere un lavoro, è una passione. Infatti io sin da piccolo ho avuto a che fare con l'elettronica perché sono un tipo molto curioso e faccio anche molte domande quando non conosco un oggetto o non conosco un argomento. E in questo caso, avendo a disposizione da piccolo i giocattoli, io li dovevo aprire per vedere come erano fatti dentro. E tante volte questi giocattoli per ovvi motivi si rompevano perché pur di vedere cosa c'era dentro non andavo a vedere qual era la procedura di smontaggio, ma semplicemente li sbattevo per terra e inevitabilmente la carcassa esterna si rompeva. Però in quel momento io soddisfavo la mia curiosità. E poi mio papà, nonostante non svolgesse un tipo di lavoro che non aveva a che fare con l'elettronica, per hobby lui si dedicava anche al montaggio di piccoli circuiti elettronici. E io giustamente lo seguivo, gli chiedevo tante cose e poi man mano ho cominciato a procedere anche da solo. Infatti ho cominciato a leggere prima alcune riviste di elettronica di mio papà, poi
invece ho letto delle riviste di elettronica adeguate ai tempi in cui sono cresciuto. Infatti sono uno dei tanti che è cresciuto con nuova elettronica, però anche oggi continuo a collezionare riviste. In questo caso non più nuova elettronica perché ormai non esiste più come rivista, ma le altre che ci sono disponibili. Mm, Faccio la raccolta delle riviste di Futura Elettronica, ma comunque ce ne sono anche tante altre. Detto questo, andiamo a vedere come è strutturato il canale. Ci sono 4 aree tematiche: elettronica per tutti, misure elettroniche, microcontrollori e esperimenti. Queste aree trattano tutte di elettronica, però ognuna va a focalizzarsi su determinati aspetti. L'area elettronica per tutti si occupa di spiegare e rendere disponibili veramente a tutti, nei limiti del possibile, le basi dell'elettronica, anche il funzionamento dei componenti elettronici, componenti passivi come resistenze, condensatori, componenti attivi come transistor, amplificatori operazionali, eccetera. E questa è un'area a prevalenza teorica, però anche qui la teoria verrà spiegata per essere accessibile al maggior numero di persone possibili. Quindi sì, verranno trattati dei concetti che riguardano determinati argomenti come tensione, corrente, funzionamento dei componenti, ma con un linguaggio comprensibile dalla maggior parte delle persone e possibilmente da tutti. Poi l'area misure elettroniche invece si occupa di andare a effettuare, come dice l'area stessa, delle misure su componenti, su piccoli apparati, su dei sistemi, misure di qualunque tipo, dalla normale caratteristica voltamperometrica di componenti come resistenze, oppure dalla misura dell'andamento della tensione nel tempo su di un condensatore, a vari tipi di misure, anche alla caratterizzazione di un sensore che possa essere di pressione, di temperatura o di altro tipo. L'area dei microcontrollori invece va a trattare che cos'è un microcontrollore, quindi ci saranno dei video che introdurranno questo argomento, si vedrà come è organizzato internamente, ci sarà anche una piccola panoramica sulle architetture che usano i microcontrollori. Quindi verranno anche effettuati degli esperimenti su diversi tipi di microcontrollori, come STM32, DSPIC, oppure anche microcontrollori ATmega, che sono sempre ora di microchip. E per fare ciò si utilizzeranno delle schede di sviluppo che non hanno un costo elevato, quindi mi riferisco ad esempio a schede nucleo, schede discovery, oppure schede curiosity, per esempio per l'ambito microchip, e anche pure schede di sviluppo mm, pure recenti, come ad esempio una scheda che avrei intenzione di esplorare è la scheda Fiscino. È una recente scheda che ha una grossa compatibilità con la scheda Arduino, e questo può essere anche un'occasione per vedere come è fatta, andare a esplorare i vari componenti e le varie funzionalità che questa scheda offre,
e poi sempre si può fare qualche realizzazione. Quindi l'area degli esperimenti dove si andranno a osservare e cercare anche di spiegare il comportamento e il funzionamento di alcuni dispositivi che usiamo nella vita quotidiana. Ad esempio, uno di questi che abbiamo in casa e che tutti conosciamo come salvavita, però effettivamente non tutti sappiamo per quale motivo ci deve essere installato questo dispositivo. Comunque, quando verrà realizzato questo video, verrà spiegata ogni cosa con il giusto grado di dettaglio, senza però rendere il video noioso o tedioso. A proposito della durata dei video, questi cercherò di mantenerli entro i 30 minuti, con una tolleranza di più o meno 5 minuti. E i video verranno pubblicati ogni 1 o 2 settimane in base anche ai miei impegni lavorativi e iniziano in lingua italiana. E siamo arrivati alle conclusioni della presentazione. È questo l'inizio di una nuova esperienza di condivisione reciproca, perché io metto a disposizione questi contenuti dovuti alle mie conoscenze, alla mia anche esperienza lavorativa, dovuti pure alla mia curiosità. Però sono anche aperto a condividere e anche a ricevere le vostre esperienze, le vostre curiosità, e nello stesso tempo sono anche accettati commenti, critiche che siano però costruttive e anche suggerimenti di ogni tipo. E da oggi comincia una nuova esperienza. Infatti notate anche una certa emozione, perché è la prima volta che io mi presento sul web in questo modo. E se condividete questa idea, se per voi può essere una cosa positiva la pubblicazione di questi tutorial, vi chiedo soltanto di iscrivervi al canale e attivare anche la campana delle notifiche, così ogni volta che io pubblico un video riceverete la notifica e potete andare a guardarlo. È chiaro che non è l'unico canale che parla di elettronica, ma anche con questi altri concetti e con queste altre idee potete tranquillamente prendere il meglio da ognuno, fare i vostri confronti e le vostre considerazioni. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon anno.